Allora, aspetta, che devo scrivere sul gruppo qui di WhatsApp, di Telegram. Allora, questa è l'intervista a me stesso. Di solito la faccio ai ragazzi. Intanto cominciamo col dire che sono contento. Come mi si vede dal coso qua? Il tuo browser che... fammi vedere, fammi vedere. E sono contento che sia Fabio che Lorenzo lavorano. Questa è una bella cosa, sì, mi piace molto, sono molto soddisfatto dell'operato. E vediamo intanto come appaio nel monitor. Eccomi qui, anche pure collego. E dovrebbe stare così il cellulare, ma io come faccio a tenerlo così? Non ce l'ho il coso. E l'auto intervista. Allora, l'auto intervista. Intanto diciamo che io ho cominciato a lavorare in questo settore informatica, lavorare, vabbè, insomma, fin da bambino. Fin da bambino, insomma, ho sempre giocato con computer, prima Commodore 64, poi 128, poi il 386, Pentium, eccetera, eccetera, fino a che un giorno, eh, che fu proprio un bel giorno, e c'era Tiscali, uscì Tiscali, perché prima l'abbonamento a internet si pagava e costava anche un sacco di soldi. Costava, cioè si paga anche ora, ma quello in dial-up, perché la DSL ancora non c'era, e costava 500.000 lire all'anno, più il modem che costava altre 500.000 lire. Io comprai per risparmiare quell'interno che nessuno sapeva montare, era proprio una cosa misteriosa sta schedina, e ci voleva 1 milione solo per partire. Poi internet a quel tempo non era proprio l'internet che ci siamo abituati adesso, anzi diciamo che c'era ben poco, o comunque era macchinoso, perché Google ha risolto tanti problemi. Prima c'era il motore di ricerca alta vista, dovevi cercare, starti a barcamenare su 3000 cose, non uscivi più vivo. Poi un giorno andai, come dicevo, a comprare questo CD della Tiscali, quando uscì internet gratuito, che dici? Erano, non mi ricordo, credo le 4, perché l'edicola non era ancora aperta, ma era quasi aperta. Entro dentro, ne dico di paese, dico ascolta, devo comprare Topolino qui perché... Che dice Andrea? Aspetta Andrea, devo leggere di qua messaggi perché mi vanno... spariscono. E devo comprare Topolino perché mi serve Topolino. Oh, devo comprare... mi ci vuole il CD. E c'era... Che dice Andrea? Bravo! Quanto su 100? Vabbè, vabbè, non ti preoccupare, tanto ora ci arriva anch'io al mio primo esame alla CCNA, tranquillo. Sono bocciato pure io una volta. E, e c'era dietro al banco dell'edicola, uno che stava installando questo CD della Tiscali, questo internet gratis. Io, curioso, avevo 20 anni mi sembra, 20 anni, sì, curiosissimo di questo CD, guardo, riguardo e vedo questo un po' impappinato e gli faccio, guarda, e non si fa così. Si fa così, così, clicca qui, clicca lì, bla bla bla. Comunque se non sa fare le cose, ti preoccupare, puoi sempre chiamare a me. Ma io gli dissi così, come insomma, un ragazzo giovane, dice, no? Così, senza bene sapere neanche io chi era questo. Dopo una settimana mi chiama uno e mi fa, sono Mario, ma te sei quello che ha detto al mio socio che non capisce nulla. Porca puttana. Madonna signore, io gli dissi sì, sono io. Ma che gli dovevo dire? Era quella, la verità. E mi disse, ti dispiacerebbe venire qui in ufficio da me perché ti vorrei parlare. Ho detto, vai, qui si finisce a botte, questo mi gonfia le botte. Perché niente, prendo la macchina e vado da questo. Che dovevo fare? No, aspetta. La macchina non ce l'avevo, perché l'avevo in carrozzeria, perché l'avevo già sfasciata, distrutta. Sicché gli chiedo a mio padre di portarmi da questa azienda. Entro dentro,
era un'azienda grossa, cioè, si vedeva c'era proprio una struttura. E mi arriva questo Mario, un omone grande, enorme proprio, enorme, enorme nel senso che è proprio grosso. Questo ora mi gonfia le botte. Insomma, mi dice, senti, visto che sei così tanto bravo, vuoi venire a lavorare qui? Ma, cazzo, sì, mi stiamo 2.500.000 lire al mese. Porca puttana. 2 milioni e mezzo al mese, a chi li prendeva a quel tempo? Devi essere un operaio super specializzato, un qualcuno. E iniziai, mi ricordo, mi portarono, prima, la prima prova del fuoco, mi portarono dentro una scuola che poi ci sono sempre andato e riandato a sistemare dei computer. E premetto che di reti non sapevo niente. E mi ricordo che il primo cablaggio, i primi 3 computer che collegai erano col cavo coassiale, bisognava fare, eh, costruirsi praticamente il BNC, no? Mettere il cavetto, tutto lo stagno, tutta sta roba. Che proprio altri tempi. Poi, poi per qualche soldo in più, questa è una lezione che mi costò cara, per qualche soldo in più andai in un'altra azienda, e sbagliando alla grande, sbagliando proprio alla grande, però d'altronde uno a 20 anni deve fare gli errori. E vado in questa azienda, vabbè, ci lavoro per un po', poi cambia ancora e vado ancora in un'altra, che però ora al momento non mi ricordo che era, forse ho la 7 pagine gialle mi sembra. Boh, dovrei guardarmi il curriculum, perché mica me lo ricordo, fammi vedere su LinkedIn perché mica mi ricordo tutti i posti. E niente, lì in- praticamente facevo il sistemista Windows, praticamente, con Windows NT poi, che ho avuto la sfortuna di vedere Windows NT. Windows NT era un sistema operativo complicatissimo, proprio a livelli fantascientifici proprio. E niente, poi diciamo facevo il sistemista, insomma, le cose che fa un sistemista, policy, accessi, file, queste cosette qui. Aspetta, fammi vedere. Aspetta un attimo, eh. Vieni, quando vuoi. Aspetta, E, e niente. Dopodiché vado poi l'ultimo lavoro che feci in Italia, tanto per tagliarla corta perché se no ci vuole delle ore, ero in banca a lavorare, lavoravo in banca a Carrara, una vita perfetta, 100 km, 200 km al giorno, 100 andare e 100 a tornare, sicché non era proprio uno scherzo. Però avere una banca sul curriculum, insomma, fa la sua figura la fa. Vado lì un giorno parlando con il mio collega che stava leggendo sul monitor in inglese, ora l'inglese tecnico più o meno si capisce, non è che devi essere uno chissà che, si capisce, però mi venne, poi lui cominciò a parlare di questa Londra, mi venne lì per lì l'idea, dissi, ma qui se io domani perdo il lavoro, quando è che non so l'inglese? Quando è che mi butto? L'inglese è fondamentale impararlo, non è un accessorio, è fondamentale. Proprio da non dormirci la notte per imparare l'inglese. Vado a Londra, un disastro, perché Londra, se non sai l'inglese, Londra non è, Londra ci vuole le spalle forti per andare a Londra, se no il fallimento praticamente è garantito, garantito. E rimasi a Londra, a Londra ovviamente non facevo il mio lavoro, facevo il cameriere. E poi niente, dopo 6 mesi mi sembra, sì, 6 mesi, me ne andai a casa, tornai in Italia. Io in Italia, ci ero rimasto in Italia un mese o due, credo, che nel frattempo meditavo su sto fatto, perché dicevo, ma com'è possibile che io non riesca a parlare questa lingua di barbari? Vai, mi sposto a Newcastle. Ecco, a Newcastle, lì le cose cominciano ad andare meglio. La città è più piccola, di Londra ovviamente, costa meno. La fortuna volle che uno lì, che io intanto facevo sempre, che facevo a Newcastle? Il barman, facevo caffè e servivo la birra e la Coca-Cola, che chiamano barman.
e ci fu la fortuna che uno che mi conosceva, perché era del mio stesso paese, che mi conosceva me, io no, perché insomma l'età era molto diversa, e mi prende sotto la sua ala protettrice. Sicché poi io vado a lavorare per lui nel suo ristorante, è l'inglese, la lingua di barbari, è la lingua dei barbari. Vedrai, i romani dicevano così. E, e niente, poi lavoro, tutto felice, tutto contento, problemi zero, non mi ricordo quanto guadagnavo, ma credo 1000 sterline al mese, insomma. Avevo un appartamento bellissimo che condividevo con un amico conosciuto lì a Newcastle, bellissimo l'appartamento, fantastico, mai avuto un appartamento bello in quel modo. Sicché un giorno, non so perché, non so per come, capitai in un'edicola, in una libreria a Londra, dove ha 3 o 4 piani di libri, enorme, c'è un reparto, no? Dove hanno tutti i libri di informatica. E io vidi sto libro della Cisco, esame 800, 640, 800, 800, 640, 800, un affare del genere. E siccome questo Cisco, quando io lavoravo, già sentivo questo Cisco, si chiama il tecnico Cisco, sembrava che arrivasse Cristo in terra, no? Ah no, è un router Cisco. Chi ci sa mettere le mani? Bisogna chiamare uno specialista, Cristo. Cioè, devi chiamare proprio uno perché... E allora io compro sto libro, torno a casa, 1000 pagine, un affare del genere, 800, insomma un bel librotto. Torno a casa e l'appoggio sul monitor del computer. Ecco, fatto l'acquisto, l'appoggio lì e ci rimase per 6 mesi a prendere polvere. Non l'ho più neanche guardato. Una sera, chissà perché, chi me lo fece fare, prendo sto libro e comincio a leggerlo. A parte l'inizio che è palloso perché c'è i livelli, layer 1, 2, 3, 4, poi nel frattempo saltavo un po' le pagine, mi mise a leggere il NAT, dissi, ah ecco come funziona sto NAT. Insomma, mi metto a leggere sto libro, l'ho letto talmente tante volte, che ce l'ho ancora il libro, che il libro l'avevo aperto a metà, cioè le pagine sono proprio lise, se te le tocchi proprio lo senti che sono consumate, perché io lo leggevo in continuazione, avevo messo post sul muro, sul soffitto, che la mattina aprivo gli occhi e ci vedevo layer 1, layer 2, ero circondato e bombardato da sta roba. Sicché a un certo punto me lo portavo anche al lavoro, siccome poi io nel frattempo ero passato come si dice, vice manager della sera, quando il mio manager non c'era, io mi imboscavo e mi mettevo a leggere sto libro. Il manager lo sapeva sta cosa, tant'è che il mio manager inglese, italo-inglese, prende questo libro, lo legge un po' e mi dice, mo, io leggo bene in inglese, ma io non ci capisco niente. Dice, vabbè, vediamo. Faccio l'esame. Sì, attaccata al muro, come comandamenti. Come comandamenti. E mi preparo, scrivevo su tovaglioli il subnetting in bit, no? 0011, vedevo un giorno, mi ricordo, a Newcastle c'è un ponte che divide Newcastle e Gateshead, sono due posti, che loro, cioè sempre Newcastle, però per loro è differente. C'era sto ponte verde, mi ricordo, vedevo come Matrix, tutti 0 e 1, ho detto, cazzo, qui sto entrando in Matrix. Vado a fare l'esame super gasato, boccio, segato in pieno. Segato in pieno. Allora, niente, mi rimetto a studiare e poi passo l'esame. Passo l'esame, dopo mando un po' di curriculum in giro, li mando a Londra, a Newcastle, ma vabbè l'esperienza, ma perché vuoi tornare a lavorare nel settore informatico? Perché? Perché io faccio sto lavoro per imparare l'inglese, ma io vengo dall'informatica. Però l'esperienza, un giramento di palle quando mi dicevano l'esperienza enorme. Facevo qualche interview fallite miseramente, ne ho sbagliate talmente tanto, ne ho sbagliate talmente tante che sono diventato un esperto nell'interview. E mando un curriculum solo in Italia. Uno, alla Todini, in realtà no, la mando a un recruiter. Il cliente poi era Todini Costruzioni, a Roma. Insomma, l'azienda di Milano che aveva appaltato sto lavoro a Roma, mi chiama e mi dice, senti, allora noi ti offriremo questo, non mi ricordo ora soldi, mi sembra 4.000 euro al mese.
voli pagati, albergo pagato, tutto pagato. E l'inglese lo sai? Io sì, allora facciamo un test, che non mi ricordo che mi disse, però l'inglese di questo era abbastanza maccheronico, perché io conosco bene, perché è il direttore della Sopra Group a Milano, che a quel tempo era il vice direttore, ora è il direttore. Quindi lì scoppia la bomba, lì proprio il top. Parte un'avventura fantastica, una che proprio io, ma neanche ne sogni, perché giravo mezzo mondo, aeroplani, hotel, vai, scendi, corri. Ora detto così sembra 007, sembra tutto bello, era molto stancante. Arrivavo in Algeria, in Albania, no, questi cavi attaccali così, quello fai così, e imparai tantissime cose. Poi basta, poi torno, poi passo alla Salini Costruttori, altra bella esperienza. E poi niente, vado a Londra. Mandai un curriculum a Londra e una società mi disse, era settembre, me lo ricordo benissimo, mi dissero, "Ah, allora vieni qua che si fa un interview", di cui il proprietario dell'azienda, insomma, ci parlo praticamente tutti i giorni su WhatsApp. E, e quindi niente, vado a Londra, questi mi fanno l'interview, passo l'interview, faccio la seconda interview, passo la seconda interview, mi fa allora a posto, mi mandano il contratto, va a Londra. Ecco, a Londra imparai tantissime cose, tantissime, tantissime. È una società di MPS, le chiamano Multi-Provide Service, sono quelle società che offrono servizi informatici ad altre società, no? Quindi ti risponde il telefono, c'è questo problema, lavoravi sempre in remoto e ogni tanto andavo da clienti. Un'esperienza fantastica perché impari tantissime cose, insomma, ti fai bene bene l'esperienza. Quindi tutta sta avventura, tutta sta mia carriera più o meno avventurosa, soprattutto la parte di Roma, e cominciò con sta Cisco. Poi uno può stare a parlare che è meglio quello, quell'altro prodotto, quell'altro brand, eccetera, eccetera, puoi parlare di tutto. Ma te in qualsiasi parte del mondo vai e gli dici Cisco, sanno chi sei. Subito, subito, proprio come Microsoft, come Coca-Cola. Insomma, nel deserto chi è che non sa chi è Coca-Cola? Anche, Dio Cristo, anche la... Dove ero stato? In un posto a meno 50, Dio buono. In Russia, là, Madonna, non mi ricordo il nome, ma a freddo della Madonna. Questo mi dice, ah, Cisco, sì, 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 ma conosco Cisco. Se gli dici magari, che ne so, HP, questi non sanno manco che è. Ma quando dici Cisco, basta, hanno già capito che, perché questa è l'immagine, no? È come insomma, compri Versace, vai da qualsiasi parte, Versace, anche se è uno straccio per pulire i fornelli di casa, ma c'è scritto Versace. Quindi non... Studiare è un gran rompimento di scatole, tanto, tanto, tanto. Io per esempio a Fabio e a Lorenzo glielo dicevo in continuazione che è un rompimento di scatole enorme, enorme, ma l'importante secondo me non perde mai di vista l'obiettivo. Ecco, l'obiettivo, perché quando impari poi dopo ti rivendi. Ora in Italia lo so, il mercato è un po' così, cercano di pagarti poco, ma io ho lavorato per alcune società in Italia, a Bologna una, ci ho lavorato per qualche mese, oh, e pagavano 500 euro al giorno lordi, ora però insomma sono sempre tanti soldi, sempre. E, e quindi anche in Italia se sei pronto, se insomma ti impegni, ti pagano. Perché quando sai non c'è cavoli, non c'è santo e regga. Quando sai, per esempio, d'estate a tutti gli piace andare a lavorare, andare a fare le vacanze, a tutti, a chi è che non piace? Il mio consiglio è invece quando tutti si divertono è l'ora da più di lavorare. Io che guardo sempre il fantastico mondo degli animali, oh, le formiche lavorano d'estate per godere d'inverno. La formichina mette in cascina il cibo per prepararsi per l'inverno, perché tanto l'inverno una volta all'anno arriva di sicuro, più o meno freddo, ma arriva di sicuro. Quindi
quelli che studiano, dicono, no, d'estate, hai visto, no, vorrei andare al mare, se avete da studiare, studiate. Se avete da fare una cosa per il vostro lavoro, fatela. Fatela, perché tanto poi sono tutti ventenni, a 20 anni quello che ti sembra o vi potrebbe sembrare importante adesso, in realtà sono tutte scemenze. Perché a 30 ti cambia proprio il cervello, gli interessi, che ne so, a 20 anni ti interessa la macchinina, tutto è, a 30 ti interessa l'appartamento e pensa che divano è meglio, a 40 pensa a comprare la Mercedes, a 20 anni te la deve comprare tuo padre, perché 20 anni se no chi te li dà i soldi per comprarla, insomma. Però uno si impegna e i risultati poi arrivano. E ora io tutta la mia interview me la posso fare da solo perché insomma, io ho visto qui su LinkedIn ora c'ho troppi robe in Formula 1. Io odio la Formula 1, la odio, proprio odio tutti gli sport, calcio, moto, Formula 1. Vuoi lavorare alla Formula 1? All'interview della Formula 1, questa l'HR, il Human Resource, mi chiede: ma a te piace la Formula 1? Madonna signore. Dice: ma veramente no. E lei mi disse: ma te lo sai che questo è un team di Formula 1? E io penso: ma che figura di merda. Ma porca miseria. Madonna. Io dissi: sì, no, no, però, no, non mi piace guardare la televisione, però a lavorarci sì. È massacrante, lavorare in un team Formula 1 è proprio, è tutto spinto al massimo per davvero, anche le persone. Però io ci andai perché dissi, vabbè, intanto sul curriculum c'ho scritto Formula 1, poi i discorsi di porta via al vento, lo stesso discorso della banca. Intanto mi faccio 200 km al giorno, però io in banca ci sono stato. Lì è scritto, lì ci sono stato sul serio. Quindi uno a volte fa delle scelte anche in visione sempre del futuro. Pensate sempre avanti, sempre, sempre, cercate di pensare fra 5 anni. A volte all'interview ve lo dicono, ve lo fanno, in Inghilterra lo fanno spesso. Fra 5 anni dove pensi di essere? E uno pensa, boh, e invece no, perché gli dai l'idea, la sensazione di essere uno che ci vede lontano, che ci riflette, no? Dici io fra 5 anni vorrei arrivare qui, vorrei ricoprire questa posizione, vorrei studiare questo. E sono tutte cose apprezzate, perché sono tutte cose apprezzate, c'è niente da fare. Quando uno gli chiedi fra un anno pensi di essere, e quello ti dice non lo so, insomma voglio dire, se un'azienda ti chiede una cosa del genere ti dici ma io spero di essere sempre in questa azienda e di aver imparato, migliorato e vorrei dare sempre la sensazione che vuoi fare qualcosa. Ecco, sempre, sempre questo moto ondoso, no? Che dici Andrea? Ma perché io qui poi non le vedo? Ah, non mi si aggiorna il browser perché questo su Firefox gli ho disabilitato il flash. Di questo? Eh? Ma vedi, la certificazione certifica in teoria che tu hai acquisito alcune conoscenze. Io conosco tanta gente che fa networking e non ha una certificazione. Ne conosco altrettanta, soprattutto uno che è certificato Cisco, Checkpoint, ma Checkpoint Professional, no, la base, CCNP, CCNA Security, CCNP Security, poi ce n'è anche un'altra NSA, NSO di Cisco, non mi ricordo, ma una proprio super specializzata. Oh, questo lavora in banca a Francoforte e piglia 30.000 euro all'anno. In VMware è certificato, perché? Perché non si sa vendere. Io mi ricordo, studiavo la CCNP, studiavo la ridistribuzione dei protocolli, Cristo, e ci lavoravo insieme a questo, gli chiedo a lui, chi è meglio, no? È difficile, te la fa cascare troppo all'atto, fa tutto il sapiente, e poi in fondo non ti dà la risposta, perché è difficile. Ma che vuol dire se è difficile? Te spiegamela, poi starà a me a capirla, ma te intanto spiegala, no? Il problema è quando non la sai. Quindi l'importante è assimilare i concetti e farli tuoi, perché tanto se c'hai un problema, poi Fabio, i ragazzi qui sul gruppo e anche quelli che guarderanno poi questo video, e Fabio e Lorenzo, che insomma hanno cominciato anche loro da poco, molte delle cose che hanno studiato non le tratteranno mai.
Ma t'aiuta a capire che quando sei da solo dici, però insomma questo problema si potrebbe fare, si potrebbe vedere, è l'assimilare i concetti l'importante. Poi se sei certificato, meglio. Se non lo sei, tanto quello che ti fa l'interview lo capisce subito se sei un acchiappaconigli o uno che sa, perché appena ti fa una domanda, quello ha già capito tutto. Ha già capito tutto. Se uno che ha assimilato concetti dice allora mi sai spiegare, che ne so, boh, l'OSPF e te gli dici sì, allora di che parliamo? Parliamo dell'area zero, va bene, allora bla 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 bla, gli comincia a parlare in modo che si sente che sai l'argomento, poi se non ti ricordi qualcosa, pace, tanto a chi se le ricorda tutto? C'è nessuno che se le ricorda tutto a mente. Cioè, vabbè, i ragazzi giovani sì, ma dopo un po' te ne dimentichi. E i router? Sì, i router sì, ma un router, a meno che non sia un router che è un BGP o lavori da un provider, solitamente nelle aziende, ora vabbè, se lavori tipo un BT o da qualche provider, sì, ma se no è sempre tutto un firewall, sempre tutti firewall. E telefoni, madonna, sti telefoni. Dei telefoni qui a Malta ho imparato tantissimo, 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 tant'è che il CUCN lì, quello della Cisco, mai più in vita mia lo voglio vedere perché è una cosa complicatissima, per mettere in piedi tre telefoni ti ci vuole 100 anni, però a parte questo, sui telefoni ho imparato tantissimo qui a Malta per esempio sulle procedure, perché in questa azienda ha un sacco di procedure, mentre in altre aziende dove lavoravo io no. E io andavo a progetto, no? Io avevo un progetto, per esempio, che so, in Salini c'era da mettere in piedi un ufficio in Algeria o in Albania, io andavo lì e andavo a fare il sopralluogo, gli dicevo cosa dovevano comprare, lo compravano, io andavo lì e mettevo tutto in piedi, tutto, a parte cavi che li metteva l'elettricista, ma poi tutto il resto lo facevo io. Quindi non c'era una vera e propria procedura, c'ero io che facevo, e come nelle altre società. Qui invece, per esempio a Malta, è già più strutturata, insomma, molto strutturata la faccenda. E, impari queste cose e magari anzi no, e sicuramente mi potrebbero tornare utili. Guardate l'America. Io ricevetti un'offerta di lavoro per un'azienda americana, sì, la CCNP Andrea studiala dopo un paio d'anni che lavori come CCNA, perché altrimenti non ce ne esci proprio non capisci proprio quello che c'è scritto, non lo capisci. La CCNP è utile, sì, ma dopo un paio d'anni come CCNA. Nella CCNP studia il BGP, che è la parte più importante che c'è di tutta la baracca, perché il BGP ti serve tanto. Tutto il resto, insomma, a meno che un lavori da un provider, ma poi, insomma, anche se studi l'OSPF, se non lo usi tutti i giorni, ma chi se lo ricorda? Il BGP invece sì, perché col BGP ci si fa un sacco di cose. Quando senti questi che ho due provider e io attacco due linee al router, se va giù una linea parte quell'altra e allora uso il balancer, no? Il load balancer tra le due provider perché così il traffico viene smistato. Tutte cazzate, scusate il termine, ma tutte novelle. Te metti il BGP, si fa il load balancing per i fatti sua tra i due provider, se cade una linea l'altra è subito disponibile e soprattutto il traffico perché te offrirai dei servizi, no? Anche solo, che ne so, il sito web, se ce l'hai nell'azienda locale. Se ti cade una linea, che fai? Il sito web va fuori, non è più raggiungibile, mentre col BGP questo problema non c'è più, per esempio. Ma è molto utile il BGP, molto. È abbastanza complicato, però è molto, molto utile più di tante altre cose. E quindi, quando... Ah, ecco che ti dicevo, questa offerta di lavoro a New York, ti immagini te, a New York, quando vo a vedere l'azienda, quello che produce, prima che questi mi mandassero la documentazione, no? L'application form, questi producono
dei sensori, non so come chiamarli neanche, che si mettono sulle lenti a contatto. Ti immagini questi due sulle lenti a contatto, perché lo metti sull'occhio e non mi ricordo cosa cavolo ci dovevi vedere con queste lenti a contatto. Delle domande tecnologiche di sistemi, reti e roba, determini, io non li avevo neanche mai sentiti, neanche proprio, sai, dici, ma di che parla questo? Ecco, quindi guardate ogni tanto l'America, quello che fanno le aziende americane, e come fai a saperlo? Vai sui siti, che ne so, quelli di ricerca lavoro americani, New York per esempio, prendi New York e guarda le specifiche, no? Quello che cercano le aziende lì a New York, cercano esperto in paperino, ecco, sappi che quel paperino, che in Italia e in Europa solitamente non c'è, tra qualche anno ci sarà. Io una volta, quando sempre a Newcastle, studio per la CH e Certified Ethical Hacking Forensic Investigation. Forense, investigatore hacking forense. In Italia non esisteva proprio. Mi ricordo che era a Pian del Voglio a Bologna, che aspettavo l'autista che mi portava in cantiere quando lavoravo in Todini. Monto sul van dell'autista, sento dire alla radio al Politecnico di Torino, se non ricordo male, sì, al Politecnico di Torino, è introdotta la nuova materia informatica hacking forense. Io l'avevo studiato 2 anni prima, perché ero vabbè, in Inghilterra, avevo studiato 2 anni prima, ero 2 anni avanti rispetto all'Italia, quindi cercate di guardare quello che cercano le aziende in America, più lontano possibile, perché poi tanto inevitabilmente arriverà anche qui, per forza. Quando arriva qui però è già vecchio, o perlomeno qui è nuovo, ma se vi siete preparati prima, voi, ma io lo so questo, ma io lo so, e già soltanto perché io lo so, ci ho già ben guadagnato 1.000 euro in più, e io lo so. Quando negli anni inizio 2000, ma anche fino al 2010, se trova un tecnico Cisco, SAP, quando c'era la moda del database SAP, chiamavi un tecnico SAP, ti costava un sacco di soldi all'ora, al minuto, se lo trovavi. E già trovare uno Cisco, se lo trovavi. Poi, ora, vabbè, qui c'è il gruppo di Telegram, ma io voglio vedere quanta gente uno così al bar conosce certificato Cisco. Già io quando arrivai a Roma lo dissi ai miei colleghi, sì, io sono certificato Cisco, questi si girarono, sei certificato. Beh, proprio perché rispetto a questi ero un po' più avanti, ero un pezzettino più avanti. Questo pezzettino fa la differenza. Quindi, ragazzi, secondo la mia esperienza, poi ognuno deve fare le proprie, ovviamente. Guardate sempre avanti, avanti, sempre. Rinunciate a qualcosa adesso per prendere frutti domani. Le vacanze d'estate, bello, sì, però io avrei da studiare questo. Che fo? Vuoi al mare o studio? Studio, non ti preoccupare, l'anno prossimo ci vado io al mare, ma dove mi pare a me, perché ho i soldi per poterlo fare. Questa è una bella differenza. Quindi ragazzi, via, adesso termino qui perché non so quanti minuti è, ma credo sia abbastanza. E niente, buona serata a tutti. E ciao. Vediamo come, non so neanche come si ferma sto coso. Eccolo qua. Ciao.